Today we're going to start the event of Tour AI Microsoft, and we are here on the line looking for people. You can see it's a big line. Then the event has started with a keynote from Jadson Aldoff. He's the CEO of Microsoft Commercial Business. Visualize all that AI is doing for you across your business processes. Is it generating the outcomes you expect? Is it doing it in a secure way? And is it doing Oggi inizio a fare qualche intervista in questo evento che è pieno di persone interessanti e vedo qui tante aziende che sono in giro e sembra che ci sono tante persone che applicano l'AI in diversi modi, quindi volevo capire come riescono ad applicarli, in che settori, che clienti hanno, che sfide hanno, sia per loro sia per i loro clienti. Quindi volevo capire questa parte di diverse interviste con diverse aziende. Vediamo cosa aspettiamo in questa giornata. Abbiamo questo grande, gigante Surface laptop che appena vai lì ti conosci con nome, te lo metti lì. Grazie per accettare questa intervista. Con noi abbiamo Mario Moroni, qui ha un podcast specializzato e ha anche partnership sempre con Microsoft. Per la prima volta che lo vedo, ha accettato questa intervista, grazie per aver accettato. Grazie a te, grazie mille. Allora, vedo che hai vedo Microsoft con te, come collaboro con Microsoft in questo evento in generale? Guarda, io cerco sempre di raccontare il mondo dell'innovazione dal mio punto di vista, che è un punto di vista anche critico, no? Su quello che è soprattutto oggi l'approccio umano verso l'AI e non solo. E con Microsoft cercheremo oggi di raccontare 4 case history importanti di applicazione del mondo dell'intelligenza artificiale e quindi cercherò di raccontare una puntata speciale che andrà in onda sabato, in cui cercherò di fare un po' di collegamenti tra questi 4 ospiti e poterli raccontare al mio pubblico. Penso del titolo che hai qui come innovazione, penso hai tante persone importanti in cui hai con il podcast, vedo qui nel podcast hai già pronto a fare anche delle interviste magari oggi. Sì, oggi insomma sono pronto per fare delle chiacchierate, delle interviste ed è sempre molto bello ascoltare chi tutti i giorni racconta, crea innovazione e lo porta anche all'interno delle proprie aziende, perché il discorso è chiaramente fare il lancio stampa, è lanciare un'innovazione, un prodotto, un servizio, tutt'altro invece fare l'execution e portare in azienda, cercare di mettere l'intelligenza artificiale anche all'interno dei flussi di lavoro e tutte quelle attività che servono a noi esseri umani per vivere meglio, lavorare magari un po' meno e cercare di fare anche bene al pianeta mentre facciamo tutto questo. Dato che oggi parliamo delle AI Tour con Microsoft, come pensi che sarà il futuro delle AI con il lavoro? Come sarà? Ci sono persone positive e persone negative delle AI, però come lo vedi che potrà arricchire e fare un'innovazione più veloce implementando queste AI nel mondo? Sicuramente la velocità è uno dei temi più importanti dell'intelligenza artificiale, anzi forse è stato l'unico modo in cui l'abbiamo raccontata fino ad oggi. Bene, dopo oggi secondo me dovremmo rapportare il mondo anche di consapevolezza personale, no? L'AI non è solo velocità, ma è anche abilità di poter entrare in profondità, è ricerca nel mondo medicale, è ricerca anche a livello di sviluppo, quindi secondo me ad oggi c'è una nuova consapevolezza in giro per il mondo che l'AI non è solo velocità, non è solo fare di più o fare in meno tempo, ma anche fare meglio. Che secondo me è uno dei temi più importanti su cui forse usciamo un po' dalla generative AI e entriamo in una nuova modalità in cui l'intelligenza artificiale diventa uno strumento verticale anche di small language model e non naturalmente solo LLM e quindi adattata ad ogni singolo cluster, ad ogni singola attività. Per questo che vedo che in giro per il mondo c'è molta più consapevolezza forse di quella che c'è in Europa rispetto a quello che è l'intelligenza artificiale, che non è solo una scorciatoia ma è un vero nuovo superpotere, no? Parliamo tanto di second brain oggi per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, bisogna passare tanto dalla competenza dall'educazione, dalla formazione, quindi cercando un po' di uscire dalla buzzword, dalla parola notiziabile e entrare un pochino più in profondità sull'adattamento di questa nuova tecnologia che è veramente una tecnologia qui per rimanere e per avere un impatto importante. Interessante. Vedo che abbiamo tanti settori che potremmo applicare questa innovazione con l'AI. Quali settori pensi che sono più
sono più pronti o sono più, diciamo, quindi il settore accetta più ad applicare questi AI? Quelli che sono gli ambienti o settori che sono più pronti ad accettarli? Beh, quello in cui il machine learning ha avuto i suoi primi passi, no? Oggi parliamo di intelligenza artificiale come se fosse una novità, il machine learning è entrato tantissimo in tanti presupposti aziendali, le automazioni industriali, il mondo della medicina, della ricerca, tutta la parte scientifica, chimica e biologica e oggi ha dei passi avanti, chiaramente per non parlare dell'elettronica, per non parlare di quello che avremo con il quantum computing, però ad oggi rimanendo collegati a quello che sono i passaggi è sicuramente il mondo medicale, il mondo dei dati anche burocratici dei singoli paesi e la gestione di tutti quelli che sono i flussi disconnessi che ad oggi i manager invece si trovano ad avere a che fare, soprattutto grazie all'AI, a poterli interconnettere. Quindi ti direi medicale, ti direi industriale, ti direi anche il mondo dei manager di medio livello, quelli che stanno a metà tra i C-level e le operation. Ecco, questi sono i tre settori secondo me, più importanti su cui abbiamo anche aspettative più prestigiose. Insomma. Ti chiedo ultima domanda. Come vedi innovation e le start-up che vogliono iniziare un nuovo lavoro? Perché io penso con le AI non serve tanti dipendenti ad iniziare. Secondo la sua esperienza, com'è l'innovazione, nuove idee? Come le AI riesce ad aiutarli a metterle a piedi un'azienda start-up prima delle AI? Ora con le AI, come è cambiato questo? Questo è il momento per le start-up che hanno chiara la visione, chiaro il percorso. No? Prima le nuove aziende dovevano in realtà costruire un MVP, quindi un prodotto da poter far vedere agli investitori e dovevi progettarlo, disegnarlo. Oggi, un po' grazie al vibe coding, ha la possibilità di mettere in piedi qualcosa che può essere navigabile, provabile anche se non è al 100% costruito, è fatto apposta per le start-up e poi anche qui oggi è molto più facile costruire un'azienda da milioni di fatturato in 3 persone rispetto a quello che era prima, quindi è perfetto proprio per le start-up. C'è una parte che secondo me manca e che è un po' un punto critico delle start-up oggi, soprattutto europee, è quello di avere l'esperienza, perché questa cosa tu la puoi costruire se nella startup hai seniority, hai persone che hanno già lavorato per aziende, hai una capacità di avere magari network, no? Invece una startup, per come è stata raccontata fino a ieri, di giovani ragazze o ragazzi che cominciano a entrare nel mondo dell'impresa, ecco queste avranno magari più difficoltà proprio perché serve assolutamente esperienza oggi per utilizzare le AI e non è purtroppo appannaggio di chiunque. Questo forse è un piccolo bias che abbiamo, no? Quindi startup fatte le persone con seniority avanzata, fantastico perché ti permette di fare MVP, di stare sul mercato e di moltiplicare il tuo valore, sempre se l'idea vale quello che vale, ma sempre se sai fare esecuzione, che è il vero compito, la vera skill dello startupper. Grazie per aver accettato questa intervista, è stata molto interessante. Grazie a te, grazie. Siamo con lui. Grazie. Abbiamo Davide, abbiamo da Alveo, un'azienda che offre un po' di servizi, vedo nel loro business line anche Power BI che è il mio software preferito e abbiamo qui per dare qualche spunto dei loro servizi con partnership con Microsoft, quel servizio che vedo che avete nei diversi tool. Cosa offrite di servizi per i clienti? Come facilitate mostrare qualche servizio per i clienti? Sì, la nostra azienda si chiama PA Expertise, gruppo Alveo e noi siamo fondamentalmente un system integrator e quindi abbiamo diverse business unit che si occupano di seguire un po' tutti quelli che sono i servizi di Microsoft. Abbiamo anche il mondo ERP, mondo CRM, abbiamo il mondo IoT, abbiamo tutto il mondo Power Platform e abbiamo anche una business unit specifica che si occupa appunto di business analytics e tutti i nostri consulenti ovviamente sono in grado di seguire i nostri clienti nelle varie esigenze, sia legate eventualmente all'implementazione del sistema gestionale piuttosto che di tutto il mondo diciamo industriale. Noi siamo molto focalizzati sul mondo manufacturing, quindi diciamo abbiamo tutta una serie di caratteristiche specifiche per il mondo del manufacturing.
Quindi il vostro azienda offre servizio per analizzare i dati, diciamo, avete un team dedicato per analizzare soprattutto il settore manufacturing. Le chiedo, come per esempio in questo evento ci sono implementazioni delle AI con Power BI, con il vostro team, siamo in questo evento importante di Microsoft in Milano. Come pensi che l'AI vi aiuta come azienda a migliorare il vostro servizio sia per voi sia anche per i clienti, facilitare le implementazioni? È chiaro che il mondo AI in questo momento è trasversale un po' tra tutte le nostre business unit. Sicuramente anche nel mondo analytics in generale, con tutte le implementazioni che stanno uscendo relative a Fabric, noi abbiamo tutta una parte di aziende e di persone che seguono il mondo Fabric. È chiaro che lì l'AI aiuta tantissimo perché ovviamente velocizza tutta una serie di operazioni che normalmente invece prendevano molto più tempo, piuttosto che ultimamente per esempio abbiamo fatto sempre sul mondo dell'analisi dei dati, abbiamo fatto un copilot specifico per una nostra piattaforma nel mondo industriale. E quindi in quel caso il nostro cliente, invece che andare dall'IT manager a farsi fare il grafico che gli dice qual è la macchina che è andata meglio nell'ultimo periodo, in linguaggio naturale interroga direttamente la gente e quindi può sapere come è andato il turno precedente, quali sono state le efficienze produttive migliori, tutte informazioni che si potevano fare anche prima, sì certo, però richiedevano molto più tempo. Oggi usando un linguaggio naturale l'operatore interagisce con il database parlando praticamente. Impressionante, quindi molto interessante perché quindi avete costruito proprio una, diciamo, una piattaforma o un agent, AI agent che riesce a interagire con le fonti di dati dell'azienda dentro l'azienda e venderla per l'azienda e l'azienda utilizzarla e connetterla con le loro fonti di dati. Poi... Sì, assolutamente. Noi abbiamo una platform specifica che si chiama Just, che è specifica per il mondo manufatturiero. Questa platform si occupa di raccogliere dati dai macchinari, quindi una volta che i dati sono all'interno del nostro database abbiamo fatto proprio questo agent che abbiamo chiamato Just Copilot, come il nome della nostra platform, che si occupa esattamente di poter interrogare questa base dati in linguaggio naturale. Molto interessante, grazie. Volevo farla più lunga, però batteria. Va bene, grazie mille. Grazie a lei. Abbiamo oggi Maria Vittoria da Red Hat e ha accettato la nostra intervista e facciamo qualche domanda. Cos'è la tua impressione di questo evento? Allora, la mia impressione di questo evento, io purtroppo sono arrivata una ventina di minuti fa per un ritardo del treno di 80 minuti e quindi mi sembra, da quello che vedo, pieno di gente. Io diciamo, vengo come partner Red Hat e lavoriamo con Microsoft con offerte congiunte. Per me è un'occasione per imparare argomenti nuovi perché sono, diciamo, al di là di quello che noi abbiamo insieme a Microsoft e diciamo, la conoscenza di Microsoft che può avere una persona che lavora nel mondo della tecnologia, insomma mi piacerebbe approfondire e vedere di più, quindi spero che da adesso non ci saranno più imprevisti e di potermi acculturare su cosa sta facendo Microsoft in Italia. Bene, sì, sono tante persone qui, tante aziende, ognuno mostra la sua parte. Interessante vedere nuovo parti di AI come sono applicativi. Quindi le chiedo come lo vedi nelle AI, come Red Hat riesce a offrire adattamento, come applica le AI nel suo servizio ora per offrire ai clienti, cosa offre di nuovo e di servizi, perché con le AI penso che hanno un nuovo pacchetto di servizio ad offrire. Allora, Red Hat intanto è diciamo leader nell'offrire delle piattaforme che si basano su progetti open source. Quindi ovviamente questo su tutta la nostra offerta è valido, così è valido anche per l'intelligenza artificiale all'interno della piattaforma OpenShift, che è la piattaforma di orchestrazione di container, che è poi la piattaforma più utilizzata per orchestrazione di container in Italia e nel mondo a livello enterprise.
sopra OpenShift c'è OpenShift AI, che è una piattaforma per la gestione di modelli di intelligenza artificiale di ogni tipo, ed è, diciamo, il parallelismo viene proprio da OpenShift e da cosa fa OpenShift. OpenShift aiuta nella gestione e nel deployment di applicazioni, di codice software che è containerizzato. Allo stesso modo OpenShift AI facilita la messa in produzione di modelli di intelligenza artificiale containerizzati e, diciamo, eredita tutte le best practice che ha all'interno della piattaforma OpenShift al mondo dell'intelligenza artificiale, quindi l'automazione con pipelines del training, con ovviamente tutte le componenti all'interno di OpenShift AI sono basate su progetti open source. C'è il serving dei modelli come servizi all'interno delle applicazioni, il serving di modelli predittivi e generativi, anche qua modelli generativi. Oggi è difficile ottimizzare l'esposizione come servizi di questi modelli perché sono giganti, e all'interno di OpenShift AI c'è VLLM, che è un runtime di LLM molto efficiente, anche questo è open source, noi lo supportiamo e gran parte della nostra ingegneria lavora al progetto comunitario di VLLM ed è integrato nella piattaforma, quindi il valore aggiunto secondo me, al di là dell'ereditare da OpenShift tante best practice nel mondo della gestione del codice, diciamo, del ciclo di vita del codice, c'è anche una componente molto importante, cioè che oggi l'intelligenza artificiale è open source, tutta l'innovazione è open source, è nel mondo comunitario e poi ad esempio VLLM è uno solo, ma ce ne sono tanti di progetti comunitari, Hugging Face stesso è open source e quindi diciamo che il valore aggiunto che dà Red Hat è l'esperienza, la grande esperienza nella gestione di progetti open source integrandoli come software enterprise. Molto interessante, avete che beneficiare di quelle open source e gestirla nel modo di esperienza di Red Hat. Le chiedo ora una domanda più sui dati, siccome sono data analyst, ti chiedo come Red Hat nel mondo di data analytics che servizi offre che fa per le aziende sia private sia pubblici a facilitare il loro lavoro nella lista di dati, che servizi offrite nel mondo di data analytics? Nel mondo data analytics, io sono statistica tra l'altro, quindi data analytics io è quello che ho studiato ed è, diciamo, la parte non tanto dell'intelligenza artificiale, però del tutto ciò che parte dall'analisi dei dati, che è, diciamo, più descrittiva o comunque diciamo preliminare a tutto ciò che poi viene dopo di più complesso, che può essere il machine learning, che può essere il deep learning, che possono essere i modelli degli LLM per la parte generativa, la parte di data analytics, che poi per me è la parte, diciamo, il prerequisito per avere poi abbastanza informazioni utili da passare poi. Immagino che data analytics siano anche modelli nel vostro caso, comunque chi fa data analyst scrive anche modelli, però dipende dal ruolo. All'interno di OpenShift AI, diciamo, l'utente di riferimento può essere un data analyst, può essere un data scientist, può essere un data engineer, può essere un AI engineer a seconda del caso d'uso. Diciamo che l'obiettivo di OpenShift AI è facilitare la messa in produzione dei modelli, quindi se e anche la sperimentazione, perché comunque la parte iniziale di un progetto è sempre sperimentare, prima si sperimenta e poi si mette in produzione, quindi se voi come data analyst avete dei modelli che poi su cui sperimentate, che analizzate, ci sono tutta una parte di model development dedicata allo sviluppo di queste soluzioni e di sperimentazione, e il vero aiuto è poi quando decidete che queste soluzioni che create, che questi modelli che scrivete, che questi output che producete devono essere messi in una struttura più industrializzata, più, diciamo, pronta all'utilizzo anche da utenti esterni, che possono essere sia esterni all'organizzazione che esterni al vostro team, come servizi o all'interno di applicazioni. È in quel momento che OpenShift AI dà il valore aggiunto, perché c'è tutta la componente di produzione e di facilitazione del processo di mandare un servizio di un modello, eccetera, in produzione, che è all'interno della piattaforma. Ti chiedo l'ultima domanda. Sì. Ok, ti chiedo l'ultima domanda. Come le data analyst utilizzano Power BI per presentare i dati.
poi prendi dal fonte dei dati tipo da Snowflake o da SAP o da File Excel, quelle fonti dei dati che viene di solito per ottimizzare prendo da Snowflake o altri o Databricks o altro. Da voi, dalla vostra di Red Hat, come viene il vostro contributo nel mondo di questo flusso di lavoro di data analytics? Come potete dare un servizio in questo flusso per il cliente? Allora, la parte, quindi ci stiamo riferendo diciamo alla parte di dati, la parte di dati che viene anche la parte di preparazione dei dati magari. Allora, diciamo che la piattaforma essendo, parlo io per Shift ovviamente, la piattaforma essendo avendo un focus sulla gestione del ciclo di vita di un modello, prende i dati come input, però non è una piattaforma per gestire i dati nel senso di ETL, è una piattaforma che prende i dati da diverse fonti e da lì inizia il suo ciclo. Il suo ciclo parte da ho dei dati, li analizzo. C'è una parte ci sono diverse feature in realtà che sono dedicate alla facilitazione di integrazione tra diverse fonti, come ad esempio c'è un feature store che è una componente per per vedere in maniera centralizzata tutte le feature provenienti da database o fonti diverse e vederle in un'unica interfaccia all'interno della piattaforma e poi da lì partire con trasformazioni di dati che però da quello che perlomeno so io ci sono già delle piattaforme apposite per trasformazione dei dati e per gestione di data lake, data warehouse, eccetera, che fanno bene il loro lavoro e quindi noi ci poniamo dopo. Nel momento in cui i dati ci sono stati preparati non tanto per entrare a far parte di un modello, ma preparati nel senso di puliti da fonti di qualunque tipo, per cui magari quel tipo di piattaforma dove arrivano i dati è anche in grado di gestire la parte di ETL, diciamo. Grazie mille per questa intervista, molto informativa. Grazie. Qui abbiamo Alberto Frazzetto da azienda si chiama VAR Group, un'azienda partner con Microsoft. Grazie per aver accettato questa intervista. Oggi volevo chiedere, dato che stiamo nelle AI Tour, che tutti stanno parlando del cambiamento delle AI e il futuro che sta arrivando, come è cambiato per la vostra azienda l'AI, la nuova generazione di AI? Ti ringrazio Akam. Dal nostro punto di vista siamo un system integrator che lavora con la generativa ormai da diversi anni. Realizziamo dei progetti per i nostri clienti e quindi portiamo il valore dell'AI ai nostri clienti con tutta una serie di progetti che aiutano le aziende a migliorare i propri progetti, a portare automazione ed AI. Anche al nostro interno noi utilizziamo questo tipo di tecnologia, quindi avendo sviluppato agenti, avendo sviluppato automazioni che ci consentono di migliorare la qualità del nostro lavoro, ad esempio con delle soluzioni di voice bot collegate al mondo del CRM o nel caso in cui abbiamo portato una demo legata al mondo del preventivatore che ha supportato un'azienda per velocizzare le risposte ai propri clienti. Molto interessante, quindi è diventata la più veloce con le AI a rispondere ai clienti e rispondere a diverse domande che viene richiesta. E in questo ambito, magari dato che nel nostro canale parla di data analytics, come è cambiato, se posso chiedere, nel mondo di data analytics, come è diventato meglio analizzare i dati, più veloci, quale piattaforma fornite, se partnership con Microsoft, come è cambiato con voi per data analytics in generale? Per fornire questo servizio? Allora, noi abbiamo delle competenze trasversali che partono dall'AI ma conoscenze legate al mondo Power BI per esempio, per cui da questo punto di vista noi abbiamo implementato diversi progetti che hanno aiutato i clienti proprio a passare ad esempio da un'applicazione tradizionale dell'Excel per esempio, che è un tool ancora estremamente usato, però a passare attraverso l'implementazione di data warehouse all'interno dell'utilizzo di Fabric per poi supportare l'utilizzo di una dashboard per mille motivazioni, quindi le vendite, il marketing e quant'altro, e questo facilita estremamente la vita dei clienti, soprattutto perché hanno il dato certo, mentre
in passato l'utilizzo dell'Excel poteva essere a rischio di errori di comunicazione, errori di formule, l'utilizzo di una piattaforma come quella di Microsoft sicuramente supporta la creazione di un dato unico, univoco e che sia certificato per l'utilizzo degli utenti. Molto interessante, io dato che sono un grande fan del Power BI, anche lavoro nell'azienda sviluppatore in Power BI, e sentito oggi che stanno parlando anche delle AI agent che stanno sviluppando tanto e potrebbero anche avere delle applicazioni molto importanti dentro l'azienda. Nel vostro esperienza, come le vedi è stato applicato, come è migliorata la vita del vostro cliente nell'applicazione di Power BI e le AI agent in specifico? Ma noi ad esempio abbiamo realizzato alcune applicazioni per il mondo del vino, oppure abbiamo supportato l'utilizzo di Power BI ma anche con delle competenze legate al mondo della visualization, quindi abbiamo unito le competenze di dato e piattaforma con competenze della capacità di mostrare nel modo più corretto possibile il dato, e quindi l'utente era facilitato nell'analisi del dato proprio nella capacità di avere un grafico estremamente intuitivo, e quindi facilitava l'utente senza dover avere necessità di fare drill down e quant'altro. Quindi abbiamo una practice che aiuta l'utente a capire le informazioni in maniera assolutamente chiara e semplice. Grazie, questo è molto informativo. Penso che lei anche riferisce al semantic model, che è questa, come diciamo, il cervello di modelli dei dati. Non lo so se vuole commentare in più, e se no, grazie mille. No, sicuramente il semantic layer è un approccio che ha aiutato soprattutto nell'ottica della generativa. Sempre più clienti stanno chiedendo di poter interrogare in modalità conversazionale il dato, e quindi il semantic layer è uno strumento, quindi un approccio che è fondamentale per poter portare la tecnologia e l'utilizzo verso un utilizzo, scusa il giro di parole, sempre più semplice, sempre più user friendly. Grazie mille, molto informativo, molto interessante, e grazie per accettare questa intervista. Grazie a te. E grazie Massimo Barrucci che ha accettato la nostra intervista da Software One. Lo chiedo, dato che oggi siamo nelle AI Tour di Microsoft e siete un partner con loro, come nel mondo di AI, i data analytics, come è stato cambiato soluzioni con questo cambiamento con l'AI, secondo lei? Allora, noi abbiamo visto che negli ultimi anni le aziende che sono cresciute di più in assoluto nel mondo sono le aziende che hanno messo il dato al centro della propria strategia. Anche aziende che magari fanno commodities tipo energy utilities hanno cominciato già da un po' a utilizzare i dati in loro possesso per fare un salto evolutivo come aziende, perché è chiaro che se io sono commodity posso sperare di fare un più 5, più 7% anno su anno, ma se io mi sposto sul dato e vendo il dato, chiaramente posso fare un salto avanti, perché le grandi aziende mondiali che lavorano sui dati sono quelle che hanno fatto il maggior valore in assoluto nel mondo. Oggi siamo qui perché l'AI rimette il dato ancora più al centro delle strategie aziendali, no? Perché prima io avevo un dato destrutturato o magari anche strutturato ma di difficile lettura. Avevo bisogno di data scientist, avevo bisogno di tempo, tecnologie le più variegate per estrarre le informazioni. Oggi è uno strumento in più, uno strumento estremamente potente che sta prendendo sempre più piede e che consentirà a tante aziende di rimettere il dato al centro e quindi di riproporsi sul mercato anche come data driven company e non solo con il loro business tradizionale. Quindi io credo che qui ci sarà una rivoluzione ancora più importante di qui ai prossimi anni, dove il dato, grazie alle AI, diventerà un nuovo volano per le grandi aziende che hanno dati a disposizione e possono metterli sul mercato. Molto interessante, quindi cambiato, prima ci voleva delle persone, delle ruoli molto tecnici, con le AI semplificato questi ruoli è diventato, non serve queste persone che molto esperti servono però fino a un certo punto, e che con le AI è diventato più facile
a capire tutte queste complessità di questi dati e analizzarli in modo migliore. Come partner con Microsoft, lei pensa quale tema ho visto che Microsoft sta spingendo verso Fabric, tanto sull'AI agent, quale funzionalità pensa che ha un futuro che dice che è molto importante e ha un impatto grande sulle aziende, soprattutto quelle grandi che utilizzano Fabric? Allora, è chiaro che Fabric ormai è una tecnologia consolidata, ok? In Microsoft ci punta da anni ed ha raggiunto secondo me una maturità di un certo livello. In Fabric, soprattutto le società che hanno una parte di generazione di dati IoT, Fabric diventerà il posto naturale dove l'IoT scaricherà i propri dati. Lo è già oggi, ma lo sarà ancora di più domani, proprio perché volendo ripartire dal dato, io devo partire dai dati che prendo dai miei sensori, dai miei sistemi, quindi dati ambientali, dati di come girano le macchine, i rapporti che ci sono tra le macchine e l'ambiente che c'è intorno. Tutti questi dati finiscono oggi, finiranno ancora di più in posti come Fabric, appunto, e l'intelligenza artificiale farà fare un'evoluzione all'analisi di questi dati ancora di più rispetto alla business intelligence che c'è stata fino all'altro ieri, perché già la BI legata al mondo Fabric fa questo tipo di mestiere, ma il fatto che io possa colloquiare con il dato, quindi il mio rapporto con il dato diventa un rapporto quasi di colloquio naturale, quindi io posso chiedere al Fabric di tirarmi fuori una vista che mi viene in mente in quel momento, fare un incrocio, cose che certo potevo fare con la BI, ma più rigidamente, e magari se non ero un esperto dovevo parlare linguaggi specifici per tirar fuori quella particolare query. Domani io non ho bisogno di un data scientist o di un data analyst per tirar fuori una query, la query la faccio con linguaggio naturale, e quindi l'interazione tra IoT, dati aziendali e la facilità con cui io colloquio, quindi con cui io parlo con il dato, diventerà un volano di business estremamente interessante. Quindi Fabric in tutto questo si trova esattamente nel punto centrale, cioè nel punto in cui io ho la collezione del dato e anche la possibilità di fruirlo. Molto interessante, che quindi con l'AI è diventato il linguaggio naturale che possiamo utilizzare per rispondere o avere dei ruoli magari più alti di quello attuale e averli. Però questo è molto importante. Sto pensando che magari ci sono delle limitazioni, sono sviluppate tanto, però per il momento secondo lei cosa pensa delle limitazioni diciamo dato che Power BI è un parte di Fabric, di generare di questa parte del Power Platform di Microsoft, e hanno integrato tutto in Fabric, e cosa pensa delle limitazioni di questa piattaforma? Ovviamente è sviluppata tanto, però ci sono magari delle limitazioni secondo la sua esperienza. Cosa pensa? Io credo una cosa, io ho sempre creduto che lei ha citato la Power Platform, io ho sempre creduto che la Power Platform sarebbe stata la tecnologia del futuro. Microsoft ci crede da tanti anni, ma i clienti non altrettanto rapidamente si sono allineati a questa visione. Io credo che siamo proprio al momento di svolta. Non è un caso che nella Power Platform ci sia Copilot Studio, che è uno degli strumenti su cui Microsoft punta maggiormente. Oggi ne abbiamo visti tanti esempi qui all'AI Tour. Perché? Perché il low code no code è perfettamente in linea con la filosofia dell'intelligenza artificiale, cioè avvicinare la tecnologia alle persone togliendo dei layer di mezzo. Okay? Il fatto che Fabric stia diventando e diventerà sempre di più il database di riferimento anche per strumenti low code no code, a mio avviso andrà ad abbattere anche quelle barriere di limitazioni di potenzialità che un low code no code poteva avere fino all'altro ieri. Quindi io non vedo un limite, e aggiungo, anche se siamo leggermente fuori contesto qui, che ogni tecnologia PaaS, Platform as a Service, che io metto in casa è una tecnologia in meno da gestire da un punto di vista di sicurezza e di gestione, perché ricordiamoci sempre che ogni singolo IP che io espongo su internet diventa immediatamente un veicolo di attacco,
la Power Platform, Fabric e tutto il pass che Microsoft mette a disposizione è un'occasione enorme per aumentare la security di tutti i clienti Microsoft e quindi in questo addirittura non vedo un limite, ma un ulteriore passo avanti per liberare risorse e spostarle dalla cyber security magari verso cose più interessanti e più a valore per le aziende. Molto interessante, quindi dato che utilizziamo la piattaforma di Microsoft, significa che essere sotto l'ombrello di Microsoft e la sua capacità di security per i dati, soprattutto i data privacy. Quindi, grazie per questa intervista, è molto informativa e la auguro buona giornata, buona serata. Grazie a voi. Abbiamo oggi due nomi, abbiamo Diego Lavizzi e abbiamo Ronald e Belaca. Sono dal We Are Project, sono un partner di Microsoft e siamo oggi in AI Tour. Stiamo vedendo oggi un grande cambiamento con AI e con tutto questo dati che abbiamo come partner, visto che Microsoft sta spingendo verso AI Agents e il Fabric, che hanno tante soluzioni. E come vedete che questo potrà cambiare il ruolo di data analytics in generale? Il ruolo del data analyst deve farsi aiutare, questo è il cambiamento. Adesso in questo momento il data analyst ha sempre fatto il lavoro di andare a spulciare dati e quant'altro per capire trend, per applicare statistica, matematica, tutte quelle conoscenze che si studiavano e si sono sempre studiate all'università. Da oggi hanno il superpotere in più, la parte di IA e quant'altro può aiutarli a superare determinati scogli e in velocità, quindi la quantità di dati, la velocità con cui possono andare a analizzarli e poi a trovare soluzioni. Questo ha due effetti: il primo, che l'effort si riduce, si riescono a raggiungere risultati migliori in meno tempo, bisogna cogliere l'opportunità per essere più efficienti. Questa è la prima cosa. La seconda side, quindi la parte più spiacevole, è che tanti si affidano troppo all'AI. Quindi a quel punto l'effort che tu risparmi, l'effort che tu riguadagni, queste analisi non le fai più tu, le fa l'AI. Se non hai la capacità di capire quanto sia giusta l'analisi che ti ha fatto il chatbot, l'agent, come lo vogliamo chiamare, quello diventa il problema, perché i risultati si uniformano, non c'è più valore dato dalle persone, non c'è più la possibilità di seguire il trend che una persona riusciva a dare, quella sensazione umana all'analisi del dato. E qua iniziano i veri problemi. Quindi, cosa ne possiamo fare di tutti questi dati? Dobbiamo saperli usare, ma dobbiamo saperli usare come facevamo prima, avendo l'aiuto dalla tecnologia, ma non affidarsi completamente alla tecnologia, altrimenti il problema è quello, no? Il problema è di non essere più allineati come conoscenze e come capacità. Rispetto alla delega cognitiva, no? Che dicevamo prima, il discorso del affidare a un modello linguistico compiti prettamente umani, il ragionamento, la logica, l'analisi dei dati, la verifica delle informazioni. Dare una delega di questo tipo a un'intelligenza artificiale compromette anche quelli che sono proprio i meccanismi nostri intrinseci che ci devono, in qualche modo dobbiamo continuare a mantenerli allenati, per cui, come diceva Diego, è importante sì l'intelligenza artificiale, ma usata con cognizione di causa. Il ruolo del data analyst può continuare a mantenerlo supportato dall'intelligenza artificiale, non sostituito dall'intelligenza artificiale. Quel ruolo deve evolversi, quindi il data analyst deve evolversi, utilizzare gli strumenti nel modo migliore, mantenendo anche quelle che sono le proprie capacità. Grazie per questa panoramica che ancora non sta sostituendo il data analyst, quindi è un aiuto come dal punto di vista da voi, e sto pensando, dato che è un aiuto per un data analyst a fare il suo ruolo in modo più efficiente, risparmiare tempo, ora il data analyst va
applicare, ho visto che ci sono un grande investimento nel back-end di Microsoft, nel Fabric sta mettendo del back-end che ti aiuta a fare delle view come Snowflake o fare delle data semantic model con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Però vedo ancora nel front-end e nel fare il dashboard del design per consumare questi dati, ancora vedo di questo evento non è ancora arrivato il livello, ti fa un dashboard però ancora non molto indicativa. Cosa vedi da questo punto di vista? Hai un commento su questa frase? Guarda, il commento è in linea con quello di prima, ovvero hai visto tanto back-end perché quella parte che aiuta il data analyst, velocizza l'analisi, velocizza l'aiuto. C'è poco front-end, la parte di dashboarding, di proposizione dei dati, perché ancora c'è bisogno che quel risultato che ho ottenuto lo elaboro come umano per poterlo mostrare. Secondo me siamo ancora lì. Nel momento in cui vedremo anche front-end creato, lì ci sarà la difficoltà di dire allora perché non fa tutto un agent, dal back-end all'analisi, al front-end, alla visualizzazione, e metteremo in crisi il ruolo del data analyst. Diventerà un data advisory, quindi potrà essere colui che mostra e aiuta a scegliere quale sia il tool giusto da usare, si fermerà a fare advisory, ma ancora ce ne vuole prima di arrivare lì. E secondo me la scelta di lavorare sul back-end e non sul front-end in questo momento è giusta, perché ti aiuta ancora a mantenere la responsabilità su quello che vuoi mostrare e come lo vuoi mostrare. Almeno quello deve essere ancora in capo umano. Grazie per questa intervista che è stata molto informativa e auguro buona serata. Grazie. Grazie a te. Today we have a meeting with Mirza Harzik and from InfoPip, and today we are going to speak about some information about AI tour with Microsoft. It seems that they are a partner with Microsoft. So how do you see the changing with AI and data in those previous years and according to your experience? So, firstly, maybe to provide a context, we are globally the biggest communication platform on the world, touching more than 7 billion people over the year with our services. And generative AI and AI in general, on top of communication that we are doing, reshape the industry and really boosted all the brands and the way how they are interacting with their clients, transforming communication from one way to conversational two-way communication, making consumers very close to interact with the platforms of the brands, of financial industry, retail, e-commerce, on-demand, so on. And we are top tier partner to Microsoft globally because we developed Copilot within our platform to support to democratize interactions between brands and their consumers, and also enabling them to use agentic AI on top of them to automate and speed up services and processes and interactions with the clients. So we are following Microsoft AI Tour from Greece last year to here in Milan and globally, being really globally important partner to Microsoft and making these interactions meaningful and enabling consumers to have more meaningful interactions with the brands using agentic AI. Nice. So agentic AI, it seems that it's you're using too much because you mentioned it, and it seems it's changing the way you deal with customer and with data. So I'm wondering
which one do you think you rely on most, and you see it has a good potential to improve the efficiency? I saw that Microsoft have Fabric, and inside it has different AI agents inside the back end of. How do you see it? It's changing. So it's like combination of all. So like before you had like only like chat channels powered with machine learning AI for the like client support, but today is like really like transformed in a way that is supporting like from marketing, like sales, customer support, making it like seamless journey. Like we lived in the world where like until now you had notifications over the email or chat that like your flight has been changed. But what is coming, what is available even today, is that like agentic AI from airline company will speak with your assistant and say, hey, this flight has been changed. And then we'll check in your calendar, can it be scheduled for another day? And your agentic assistant will also like prolong your hotel stay and like reorganize the meetings for you. So while you are not aware that this is happening, you will just get notification, hey, your airline is changed for tomorrow, your meetings are scheduled and your hotel room is expanded. So this is like, adding some additional layer to the like experience of the consumers. Nice. I see. I wanted to continue, but the music is so loud. But thank you. It's very informative. The AI is reorganizing the way that we work, as you said. And thank you very much for this interview. Thank you so much. E poi qui hanno iniziato di mostrare qualche applicazione e qualche utilizzo per questi tool di Microsoft, emettendo diversi settori o diversi dipartimenti, tipo qui era nel logistica e hanno preso qualcun altro nel finance, qualcun altro nei diversi dipartimenti, per dire come viene utilizzato, come ha aiutato l'AI a fare tutto questo. E qui per la prima volta è stato introdotto il co-work, il prossimo livello del co-pilot, l'AI agent di Microsoft. In Excel. And with Copilot, we have model choice. This means that we're not locked into a particular vendor or a vendor's model, but rather we're able to have the freedom to select the right model for the job. And for this, we're going to choose Claude and Copilot in Excel. Now, as we come out, we're going to ask Copilot to get to work for us, bringing in the V2 spend from the budget doc that it is working on and add it directly into this V1 launch budget sheet. Now, we know that data doesn't always live in a single system of record. It can live across different files and different artifacts from across your entire enterprise. So here, I'm going to tap right here and I'm going to search for a file. And I want to call out here, Judson, that because Copilot has the context of my work, who I'm working with, the projects I'm working on, I just had to type in a few letters here and Copilot wrote the relevant document right here in the flow of my work. So now I'm going to go ahead and add that. And before I run the prompt, I just want to call out, for the purpose of this demo, we sped it up a little bit because the process could take a little while. So now we're going to send go on the prompt, and just like that, Copilot is off and running. It's extracting the data directly from that file that we referenced, and it's building this content in real time here. And now it's complete. One thing I do want to call out is, Judson, when we come up here, we can actually see that because we're pulling data from a protected source with a confidential sensitivity label, Copilot integrated with Microsoft Purview actually automatically applied that label to the workbook, plus helping ensure that our content stays secure and compliant across the files that we're working on. Really great. I know. And as we scroll down here, we could see that Copilot has completed the request. It's in that V2 budget data, as you can see, and it included those highlights so I can quickly see the difference between the data. Awesome. Now I have a view of the projected cost, and I want to dig into what is the potential profitability of this investment. So I'm going to come over here, and again, we're going to type in a prompt, and here we're going to actually have Copilot create a new sheet
and then build out a profitability dashboard using marketing's revenue assumptions, as well as the V2 budget that we just built. And in addition to that, we're going to have Copilot model best and worst case scenarios and a summary of key risks and assumptions. So like on the last prompt, I'm just going to bring in that data. Copilot has the context. It provides me the right document for the recommendation, and we're going to hit send on the prompt. And I'll draw everyone's attention here to the bottom right corner. We can see that Copilot is going through its different actions. It's building charts, it's formatting, it's writing the formulas that we need, and we have that visibility into the process happening right here in real time as Copilot is building out the dashboard. What's great about this is it's actually augmenting the spreadsheet that you have, the workbook that you have. A lot of other AI solutions out there are really great at kind of like the zero shot artifact creation, but they don't understand the flow of your word and context of your word, so they're unable to actually augment it. This is actually building out exactly what you want within the work, what you have with the context of WorkIQ. You're exactly right, Jeff. And when we come here and click into this cell, we can actually see up here, we have an actual formula being built, right? And as we scroll down and we come to the chart that we requested Copilot build, we have real data that's being pulled into this dashboard so we can continuously update it as a project evolves. So now, as someone working in finance, I'm not worried about trying to figure out how to build a spreadsheet. I can focus my time on strategy, analysis, and building that confidence to make a decision for the business. Great. Now, Judson, as part of our AI adoption journey at Zaba, we're highly encouraged to experiment with different tools. So I actually took the same exact prompt for that profitability dashboard, and I'm going to run it here with the Claude add-in in Excel. But one thing I want to call out before I run it is that because we need to download the file and manually add it in, if there are updates being made to the actual file in the cloud that's shared with my team, those updates would not reflect in this document here. It's not real time. Exactly, it's not real time. So we're going to go ahead and click send on the prompt, and we see that the Claude add-in in Excel, it is building out the data that we requested in the prompt. And I'm actually going to scroll down here, and we can see within this chart, it actually did not pull in all of the V2 cost allotments that Copilot brought in its generation. So there's an issue here with accuracy. And now I'm going to come up here to the sensitivity label, and we can see that the Claude add-in did not apply the confidential sensitivity label to this document, although it was pulling from a confidential source. So this is potentially leaving data at risk. So you sped up both of these demos, but like on average, how long does the Copilot version take versus this Claude add? That's a great question. So the Copilot run took me about 5 minutes on average, and with the Claude add-in in Excel, that took me about 10 minutes on average. Got it. So about twice as long. Twice as long, that's it. So literally the three things to emphasize here are speed, accuracy, and trust, all on the flow of work through the use of Copilot. That's exactly right. And we're here in Excel, a tool that finance professionals use every day. And like you said, Judson, we have speed, accuracy, and trust built in, all in the flow of human ambition. Awesome. So now we have the numbers. I'm going to hop into the pitch deck and help Ann finalize the deck for executive reviews. I'll go check back in with her, see how she'll deal with it. Sounds right. Thank you, Judson. Yes, sir. So Ann,